io sul mio canale sperimento. Benvenuti a una nuova puntata del The Gripe Show in compagnia di Samat. Non avete idea da quanto tempo aspettavo di portarvi questo argomento, TikTok. Eh sì, perché ormai TikTok è sulla bocca di chiunque, soprattutto da quando alcuni mesi fa è uscita la notizia che TikTok avrebbe tolto la monetizzazione normale e ne sarebbe uscita un'altra. Ora, queste notizie io non le ho seguite più di tanto perché in tutta onestà pensare a monetizzare TikTok io lo considero improbabile, soprattutto visti i tempi odierni. E poi soprattutto io non ho fatto TikTok per arrivare a guadagnare. Se succederà sarà più che accettata la cosa e potrò eventualmente investire quei soldi per migliorare YouTube, ma fino a quel momento io continuerò a usare TikTok solo per passione ed è questo l'argomento di cui vi voglio parlare oggi. Parliamo di una passione, la passione di sperimentare. Vi ricordate qualche settimana fa quando è uscito questo video del The Gripe Show dove vi spiegavo perché avevo fatto passare così tanto tempo tra un video e l'altro? Ecco, in quel video mi ero dimenticato di parlare più nel dettaglio del mio concetto di passione nello sperimentare e secondo me il modo migliore per parlarvene è proprio raccontandovi quello che sto facendo attualmente su TikTok. Però prima lasciatemi dire una cosa: in passato io avevo fatto la pazzia di avere 4 canali YouTube contemporaneamente. Il primo era Alex Samat, il secondo invece, che non esiste più purtroppo, era il canale di Minecraft chiamato Sander, che ho tenuto per circa 3 anni, poi sono successi degli enormi casini e ho dovuto cancellarlo completamente, ma credetemi mi rode ancora dentro questa cosa. Poi ne avevo altri 2 che avevo aperto un po' per divertimento, che si chiamavano Mantei e Unisalder. Questi 2 canali avevano lo scopo di imitare altri 2 canali che seguivo molto assiduamente. Uno era il canale di Fuoco di Prometeo, adesso rinominatosi Fiamma di Prometeo, mentre l'altro era il canale di Mirko Smith, dove però io leggevo dei passi di alcuni libri su YouTube. Era un po' un canale podcast. Ecco, quei 2 canali sono durati una settimana perché mi sono reso conto che per montare quei video ci voleva molto più tempo di quello che era nelle mie facoltà dell'epoca. Ero circa al primo anno di università, quindi era impossibile per me starci dietro. Quindi cosa ho deciso di fare? Cosa ha maturato la mia mente? Mi sono tenuto il canale principale, Alex Samat, e il canale secondario Sander, che nel tempo è cresciuto abbastanza decentemente. Ero arrivato a più di 100 video, alcuni dei miei video avevano superato le 10.000 views, avevo un bel seguito su quel canale, infatti è impossibile pensare che possa riuscire a eguagliarlo quando lo riaprirò a settembre. Quello che è il mio concetto alla base di tutto è lo sperimentare. Io sul mio canale sperimento e il mio esperimento attuale è provare a unire tutti i miei format di video all'interno di un unico format, quello dello show, che è The Gripe Show e il matto animato, e per fortuna per il momento sembrano funzionare. E adesso una cosa simile la sto facendo anche su TikTok, dove non sono Alex Samat ma sono il fan di Scooby-Doo. In questo profilo io carico, almeno cerco di farlo quotidianamente ormai dopo una lunga assenza, di caricare video dove parlo di Scooby-Doo, che siano diciamo dei momenti comici della serie, oppure delle curiosità, oppure proprio i mostri più spaventosi. Adesso sto pubblicando degli spezzoni di video dove parlo della teoria sul ritorno di Scrappy-Doo e anche sull'Hanna-Barbera in generale, che è la casa fondatrice di Scooby-Doo. Ecco, in questo profilo sto sperimentando varie cose, ma soprattutto con l'ultima serie di video, ovvero quella dedicata alla teoria sul ritorno di Scooby-Doo, sto sperimentando l'unione tra TikTok e l'IA, perché questi frammenti di video sono realizzati con questa intelligenza artificiale Opus Clip che mi permette di segmentare un video e trasformarlo in shorts. Questo perché? Perché questa intelligenza artificiale ha una sezione dedicata a votare i video e dirti quali sono quelli che secondo lei saranno più virali sul tuo social, e più o meno sta funzionando perché 2 video hanno superato le 1000 views. Ma comunque questo era il primo esperimento, provare a unire Scooby-Doo, il profilo TikTok con l'intelligenza artificiale e vedere se cambia qualcosa, e per ora devo essere sincero, il risultato è abbastanza buono, quindi credo che continuerò perché ne ho sfornati circa una quarantina di video, anche perché Scooby-Doo è veramente immortale. Passiamo invece al secondo profilo. Ebbene sì, ne ho più di uno. Con TikTok ho deciso di fare questa pazzia, ho aperto 4 profili diversi, tutti quanti collegati perché hanno una cosa in comune: lo sfruttamento dell'IA, per vedere se effettivamente funziona tutto, tranne uno. In uno non c'è l'intelligenza artificiale, devo essere sincero, c'è più una passione personale. Il secondo profilo è questo, che si chiama Creai, dove praticamente io prendo i testi delle mie canzoni che ho scritto io nell'arco di questi 7-8 anni, da quando ho aperto il canale, e grazie a quest'altra intelligenza, Suno.ai, io li trasformo più o meno in video musicali. Questi sono i video che sono usciti finora,
musica e soltanto uno è fatto interamente con l'intelligenza artificiale, ovvero la musica, la parte cantata e anche il testo, mentre tutti gli altri i testi li ho scritti io e poi gli ho dato in pasto questo suono che ha generato la musica e la canzone. E i risultati anche qua sono abbastanza buoni, le visual sono più o meno decenti, adesso ci sta un piccolo calo ma non fa niente perché come ho detto è solo un esperimento questo canale, non ho particolari obiettivi se non quello di vedere quanto ci metto effettivamente ad arrivare a 1000 follower. Ovviamente dipenderà anche dalla mia costanza, perché qui non pubblico tutti i giorni, considerando che per scrivere una canzone non ci vuole un giorno. Queste sono tutte canzoni che ho scritto nell'arco di 7-8 anni, ce ne sarebbero ancora 2 o 3, ma poi ci vorrà molto più tempo per crearne delle altre, sia chiaro? Quindi diciamo che nel primo profilo, quello con Scooby-Doo, lì il problema non è piuttosto la costanza in sé, ma il fatto di dover montare i video che adesso più o meno ho risolto con Opus Clip. Invece con il profilo delle canzoni, lì il problema è appunto la costanza nel creare le canzoni, che lì non c'è soluzione perché non voglio affidarmi totalmente a Lia perché non avrebbe senso. Parliamo invece del terzo. Questo si chiama Parole di qualcuno ed è un profilo dove metto dei video con delle citazioni che conosco io di determinati personaggi storici, partendo dai filosofi, e adesso sono arrivato agli scienziati come Galileo Galilei e Benjamin Franklin. Ma prima avevo parlato di Empedocle, di Parmenide, di Socrate, di Platone, di Aristotele, di Cartesio, e insomma anche qua le visual sono diciamo buone. Il problema è che non sto capendo perché io abbia così tante views ma così pochi like e soprattutto così pochi iscritti. La risposta è arrivata quasi subito, perché nei video non dicevo alle persone di seguirmi o di lasciare like, lo facevano di loro iniziativa, e con gli ultimi 2 video, quello di Benjamin Franklin e quello di Galileo Galilei, la cosa si è rivelata molto utile. Ma qui dov'è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale? È molto semplice, nel montaggio dei video. C'è questa intelligenza artificiale chiamata InVideo che sta spopolando su TikTok veramente, dove praticamente tu dici all'intelligenza artificiale quello che vuoi e lei ti monta il video, è collegata direttamente a ChatGPT. Quindi io cosa faccio? Mi scrivo il testo del video, perché il testo lo voglio scrivere assolutamente io, sia chiaro, non lo farò mai partorire dall'intelligenza artificiale. Io scrivo il testo, aggiungo le varie citazioni, poi lo do in pasto a InVideo e loro mi creano il contenuto che poi io modifico in base alle proporzioni e poi pubblico su TikTok, e devo dire che sta funzionando molto bene. Qui il problema è ancora legato alla costanza nel senso di ricerca. Nel primo il problema è legato al montaggio dei video, nel secondo alla creatività, qui invece nella ricerca delle citazioni, perché non è facile cercare gli autori giusti con le giuste citazioni, devono essere citazioni che hanno un qualche riferimento con l'attualità e non è sempre una passeggiata, credetemi. Parliamo invece del quarto e ultimo profilo, che è questo. Questo si chiama Ricordi di infanzia ed è quello più collegato al mio canale Alex Samat. Qua metto le sigle che più hanno segnato la nostra infanzia e non c'è molto altro da dire. Ho pubblicato quella del laboratorio di Dexter, quella di Carmen Sandiego, quella dei Baby Looney Tunes, quella di Scooby-Doo, delle Tartarughe Ninja, quella di Prezzemolo. Insomma, qui non c'è nessun utilizzo dell'intelligenza artificiale, proprio zero, e i risultati comunque ci sono lo stesso. È il canale che sta crescendo molto più lentamente, infatti ho meno di 10 follower, ma le visual ci sono. Qui il problema è ancora una volta la costanza, ma più che altro nell'ordinare gli hashtag. Cosa intendo? Mentre con tutti gli altri profili io riesco bene o male a mettere le descrizioni giuste e anche i giusti hashtag, con questo canale è particolarmente difficile perché secondo me c'è un ordine preciso di come mettere gli hashtag quando parli di sigle di cartoni animati e secondo me io non riesco a identificare. Ragazzi, questi sono i 4 profili che ho aperto, sono tutti e 4 degli esperimenti che sto facendo. Voglio vedere fin dove arriveremo continuando su questa strada e spero tanto che vogliate seguirmi. Li troverete qua sotto nella descrizione. Ho voluto tenerli nascosti per un po', adesso è giunto il momento di farveli conoscere. Vi ripeto i nomi: si chiamano Scooby-Doo, Vero Fan, Ricordi d'infanzia, Scrivila col futuro e Parole di qualcuno. Mi raccomando di seguirmi, ragazzi, e mi raccomando di seguirli, ragazzi. Non mi resta che salutarvi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!